alcuni di voi già mi conoscono per le mie stories, però pensavo di fare una serie di video un pochino più lunghi, un pochino più articolati, là per parlarvi di vari argomenti, sempre però legati alla maglia. Non è mia intenzione fare tutorial, non è mia intenzione spiegarvi i punti perché è pieno, l'internet è saturo di queste cose, però mh, la mia idea era proprio di parlare delle pubblicazioni riguardanti la maglia, quindi sia riviste che libri. Ne ho una discreta collezione, soprattutto perché ho deciso di non comprare filato e quindi mi sfogo acquistando che si chiama Yarn People. Mi è interessata subito molto perché diciamo il suo claim è quello di occuparsi di lavoro a maglia, quindi knitting e di geografia. Chi mi conosce lo sa, io ho una passione molto, come dire, pervasiva per tutto quello che sono le scienze sociali. Non avevo avuto modo di acquistarlo perché rimandavo, però essendo appunto online, è un PDF, quindi uno lo acquista, si acquista, mi sembra tramite Ravelry, e niente, quindi l'ho acquistato, l'ho scaricato sul mio scassatissimo ormai iPad e me lo sono guardato. Allora, diciamo, delle cose introduttive che secondo me vale la pena dire. Intanto, primissima cosa è in inglese. Quindi, seconda cosa, se uno appunto però non sa l'inglese ma vuole i pattern, vuole i modelli sono spiegati alla fine in maniera molto schematica e quindi sono comprensibili. La cosa, diciamo che però è un po' il valore aggiunto di questa pubblicazione qui, sono gli articoli, che sono degli articoli belli e interessanti soprattutto perché arrivano un pochino prima della discussione che c'è stata in questi giorni e già portano molto bene e in maniera molto intelligente, interessante e puntuale la discussione, la rappresentazione nel mondo della maglia, perché praticamente le due autrici, editrici che sono Katie Bradbeck e Babs Radlin, non so se lo sto dicendo bene, ma comunque le trovate dire prefazione nell'editoriale, diciamo così, il benvenuto che danno ai lettori dicono proprio vogliamo intenzionalmente rappresentare tutto l'universo della maglia, sia per quanto riguarda il genere, sia per quanto riguarda la rappresentazione delle persone con un colore di pelle diverso dal bianco cadaverico tipo il mio. Poi, qual è l'altra, diciamo, l'altro filo conduttore? L'altro filo conduttore è che loro si danno un tema. Il tema di questo numero qui, del primo numero, è il lace, che tra l'altro a me interessa perché lace e quindi il pizzo e i cables, cioè le trecce, sono diciamo la prossima cosa che vorrei un pochino prendere in mano e riuscire a padroneggiare nel mio lavoro a maglia. Lei fa un'introduzione molto bella, molto poetica, secondo me, e dice che hanno chiesto appunto di restare in tema lace, in tema pizzo a ciascuno dei designer coinvolti. C'è questo parallelismo bello, secondo me bello e intelligente. Dice, ci siamo accorte che mentre l'elemento, diciamo, del design della maglia, quindi dei modelli, era il lace, era il pizzo, l'idea che c'era dietro ciascuna storia era di identità, diversità
e questo formava proprio un pattern molto intricato in 3D che sembrava proprio un pizzo, proprio perché cioè la bellezza del pizzo sono questi disegni che si creano, no, da vuoti e pieni, quindi questa diversità che si intreccia e crea qualcosa di bello, di interessante e di piacevole da vedere. Poi appunto raccontano la storia, mi sa che voi lo vedete al contrario, comunque la storia dietro a la pubblicazione, gli è venuto in mente sempre col discorso che c'è una rappresentazione abbastanza monocromatica e monotematica della maglia e di tutto, insomma, le modelle sono sempre un po' loro, il modo in cui si propongono i modelli ormai è un pochino standardizzato, cerchiamo di uscire un po' da questo seminato per cui la mamma di una delle due si propone come modella, il modello ha successo effettivamente, quindi insomma vuol dire che cioè, un interesse c'è. Poi c'è un articolo su Nathan Taylor che è Sockmatician e anche l'autore di Guys Who Knit, che è un libro per, diciamo, pensato per gli uomini, un po' tipo i nostri, ma gli uomini, cioè uomini che fanno la maglia e praticamente essendo lui il contributore, diciamo, di punta, è anche quello che sceglie l'ente benefico a cui poi viene fatta la donazione, perché per ogni numero venduto viene fatta una donazione di un dollaro, diciamo, viene dalla vendita e un dollaro viene messo dalle autrici, quindi 2 dollari per ogni numero venduto. Poi c'è una lunga intervista a Sok Matishan che insomma appunto è un uomo ma ha l'HIV, per cui ha deciso, siccome ha scoperto poco meno di 2 anni fa di avere l'HIV, ha deciso di dare il suo contributo a un'associazione americana che si chiama National AIDS Trust. Poi si passa ai designer e ai design e sono veramente mh, interessanti. Abbiamo, io che conoscevo, c'è François Danoy, si dirà così, comunque è quella di Aroanitz, che è fantastica, ha fatto un bellissimo cardigan per questo numero, un colore veramente veramente bello. Julie Dubrow, anche questo si dirà giusto, non lo so, che è Julie Nitz in Paris, che è fantastica, io anche lei la seguo e mi piace tanto, racconta la sua storia. Poi ce ne sono altre di uncinetto che a me non interessa ma fa niente. Poi una bellissima scoperta è questa Lauren McElroy che ha fatto questo bellissimissimo eh, collo Moebius che voglio fare, è stupendo, veramente bello ed è stata una bellissima scoperta. Lei chi abbiamo cioè quelli che conosco, perché poi cioè, ci sono state bellissime scoperte, tipo questa Natalia Sinelshikova, difficilissimo, che comunque su Instagram è Fiber Creative. Il mio inglese io ho tanto lessico, ma la pronuncia proprio, che ha fatto questo scialle molto Russia, molto stile Russia, bellissimo anche questo, cioè è proprio una di quelle cose che si passano nelle generazioni. Altra bellissima scoperta, Jeanette Sloan, lei anche favolosa, bellissima, con delle cose molto belle, cioè questo scialle, a parte il colore che mi incanta, ma proprio, cioè il punto è di un'eleganza secondo me incredibile. Poi c'è l'ultima di maglia che è Becky Sorensen, che non la conoscevo, Soprano Nitz, che lei penso che sia, da quello che scrive nella sua biografia, una
cantante o comunque una musicista di opera lirica, sì, soprano, vedrai, è cantante, e ha fatto dei calzini per questo numero molto molto belli, secondo me, con questa motiva spina di pesce sul fianco, vale la pena. E poi c'è un bellissimo, tutta un'introduzione fatta molto bene sul pizzo, che quindi io mi studierò bene, e tutta una parte dedicata ai podcast, molto carina, con tante idee belle, secondo me, da seguire. Io non ce la faccio, non ho tantissimo tempo per seguire podcast, ma ne seguo giusto un paio, e seguo quelli perché se no si moltiplicano le cose, non ce la faccio, anche perché io sono un po' fissata, cioè se seguo un podcast devo sentire dalla puntata 1 e poi vado avanti. Ci sono podcast che hanno tipo 350 puntate e questo la mia mente un po', come dire, ossessiva non gradisce. E niente, poi ci sono i pattern. I pattern sono tanti perché sono, non dico una decina, ma poco ci manca. Quindi, come dire, è un bel valore che uno ha per i soldi che si spendono, perché costa $25 più le tasse, io ho pagato circa $30, quindi facendo un rapido calcolo saranno 28 euro. E come dire, gli interessassero solo i pattern, quindi sono 10 pattern, due, per non vorrei dire una cavolata, non so se due o tre all'uncinetto e il resto di maglia, considerando che un pattern di un cardigan, di un paio di calzini, quel che è, diciamo in media su Ravelry ti costa 5 euro, questo è come dire che spendi 3 euro a pattern, ovviamente, cioè facendo una media tra quello che costa 1 euro e quello che ne costa 8, però tendenzialmente si spendono 5 euro a pattern, in più passando da Ravelry si contribuisce a Ravelry, che è sempre cosa buona e giusta, sempre, sempre comunque. Io tendenzialmente lo promuovo. Difetti pochi, perché per essere una pubblicazione hanno fatto in due balletti, cioè è stata veramente una cosa veloce, loro, cioè a quanto descrivono anche, l'hanno pensata, l'hanno fatta, l'hanno impaginata, hanno scritto, hanno contattato, insomma è stata una cosa veloce, è curata, è fatta bene. Il difetto che io ho trovato più grosso è che i pattern non hanno vicino la foto, quindi la foto del modello fatto, quindi praticamente te devi andare a rivedere come si chiama e come è fatto, perché hanno anche dei nomi un po' fantasiosi, ovviamente, cioè parte della creatività è anche trovare il nome. Quindi in sostanza questo è il difetto che c'è. Poi, diciamo, andare nel merito, nella qualità del pattern, di come è scritto, come non scritto, penso che questo si relazioni molto allo stile di ciascun designer che c'è dentro. Perché sì, perché bisogna un pochino vedere quello. Io sono designer che tendenzialmente non conosco, vedrò poi quando mi approccerò ai modelli veri e propri, che cosa, cioè quali magagne o quali cose interessanti trovo, però di solito per come sono fatta io è difficile che mi perda in un, cioè anche se sono scritti in maniera molto sintetica, poco più che ricette, così di solito riesco a orientarmi abbastanza per come sono fatta io, cioè non ho bisogno proprio di cose scritte riga per riga, anzi mi piace anche un po' cavarmela per conto mio, a seconda dei momenti, chiaramente, però insomma ce la posso fare. Però secondo me il valore aggiunto è proprio questo bellissimo taglio di inclusività, questo articolo lungo, cioè questa intervista lunga a, Sokmatishan. E il prossimo numero non ho ancora, diciamo, esplorato su cosa sarà. So che intervisteranno Jessica di Raverly e questo per me già vuol dire che io me lo compro, perché io loro li amo alla follia, li ammiro, ma profondamente. Penso che siano due persone
a trovarne di persone, ce ne fosse nel mondo che lavorano così in maniera proprio di cuore instancabile per la collettività e per la comunità che hanno creato e che continuano a portare avanti. Io dico sempre, Ravelli è l'isola che non c'è su internet, proprio è un posto in questo momento buio, è il massimo. Comunque, riassumendo, sicuramente lo prenderò perché mi interessa molto vedere un pochino qual è il taglio sul mondo che ha questa donna, che ammiro tanto.